Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale. È quasi finita la 18ª giornata di Serie A, manca solo Empoli-Sampdoria stasera, partita che nel caso vincesse l'Empoli va a 22 e si appaia col Bologna scavalcando Lecce e Monza. Se vince la Samp si porterebbe a 12, ma comunque 4 punti dietro al Sassuolo, che è la prima squadra fuori dalla zona di retrocessione. Comunque andiamo per gradi. Analizzeremo un attimo la classifica dall'alto verso il basso, vedremo cosa è successo in questa giornata. Prima di cominciare però vi invito come sempre ad iscrivervi al canale, mettere un like a questo video se non l'avete già fatto e attivate la campanella così restate aggiornati sui contenuti ogni volta che carico qualcosa. Detto questo, andiamo subito ad analizzare la classifica. Primo posto, Napoli con 47 punti. Un Napoli che ha battuto la Juve 5-1, partita sembrava riaperta a fine primo tempo, però poi il Napoli ha dilagato nella ripresa, ha fatto un partitone. Secondo me, io da tifoso del Napoli posso dire che è tra le prime 3 partite più belle di quest'anno, accostandola al 4-1 con il Liverpool, la partita con l'Ajax all'Arena. Ce ne sono state tante di partite belle del Napoli, però quella con la Juve, perché hai vinto contro una diretta concorrente, perché Napoli-Juve ovviamente è la partita più sentita sia dai napoletani che dai juventini. È stato bello vincere 5-1, anzi fantastico vincere 5-1. Comunque il Napoli comanda a 47, segue il Milan a 38 che ha pareggiato 2-2 con il Lecce. Partita che ho visto e secondo me è un punto guadagnato dal Milan e sono 2 punti persi dal Lecce, perché il Lecce era davanti 2-0, perché il primo tempo si è mangiato 2 occasioni ghiottissime, poteva dilagare nel primo tempo, ma poi il Milan vuoi, vuoi secondo me una strigliata al 45esimo, vuoi un po' di fortuna, comunque ha agguantato il pareggio 2-2 che ripeto è un punto guadagnato per il Milan e sono 2 punti persi per il Lecce. Segue la Juventus e l'Inter, seguono Juventus e Inter a 37, la Juve l'abbiamo detto ha perso con il Napoli malamente, è venuta la miglior difesa al Maradona e ha preso 5 palloni. Secondo me Allegri un po' presuntuoso da questo punto di vista, perché non ti puoi presentare contro il Napoli a giocare sempre allo stesso modo. È una squadra che gli lasci il pallino del gioco e prima o poi ti butta comunque la palla dentro e ti fa del male. Comunque Juve 37, Inter 37, che è l'unica tra le prime 4 a non aver perso il passo del Napoli, perché ha vinto 1-0 col Verona. Partita che non mi è piaciuta, io l'ho vista la partita e a parte che il Verona è una squadra che un giorno gioca, un altro giorno pensi che abbiano cominciato ieri a giocare insieme i calciatori perché non azzeccano un passaggio. Squadra difficile da decifrare. L'Inter, vuoi, secondo me, il pensiero comunque alla Supercoppa che ci sarà mercoledì, vuoi qualche scoria per aver pareggiato comunque la scorsa con il Monza malamente, ha fatto una partita un po' né carne né pesce quella partita. Comunque 37 punti Inter e Juventus, seguono Lazio, Atalanta e Roma a 34. La Roma ha vinto ieri sera con la Fiorentina con Dybala che è salito in cattedra. Dybala, a me di Dybala mi ha impressionato comunque la forma fisica. È in forma e quando è in forma è un giocatore che fa la differenza. Un grande piede, grande visione di gioco, può giocare trequartista, lo puoi mettere esterno. È un jolly che comunque io già quando la Roma l'ha preso quest'anno ho fatto un video sul canale dove esprimevo la mia opinione ed ero contento per l'acquisto, perché per me Dybala, a parte la fragilità comunque muscolare che ha dimostrato alla Juve, attenzione, può darsi pure che preso in un altro modo, con altri fisioterapisti, altri preparatori atletici, può darsi pure che renda sempre allo stesso modo e si abbassino gli infortuni. Quindi tanto di cappello a Dybala, è un grandissimo campione che fa la differenza. La Lazio ha vinto 2-0 con il Sassuolo, partita che anche ho visto, una Lazio che però ovviamente c'è da dire l'infortunio di Immobile dopo 10 minuti,
Piove sul bagnato perché vedo una Lazio che comunque sì, fa gioco, fa possesso, però non riesce ad essere così incisiva come forse lo era prima della sosta mondiale. Comunque può darsi che sia un fatto di condizione, può darsi che la sosta mondiale abbia fatto sì che si deve ricominciare a macinare gioco e occasioni da rete. Comunque la Lazio ha vinto 2-0 col Sassuolo, meritatamente perché il Sassuolo ormai non ho più parole per il Sassuolo. Io faccio le schedine tutte le settimane e il Sassuolo è quella squadra che me la gioco vincente e perde. Me la gioco perdente e vince la partita, quindi molto strano. Comunque 16 punti al Sassuolo in classifica, è la prima squadra dopo la zona di retrocessione, quindi non è che navighi in buone acque. L'Atalanta si appaia anch'essa a 34, dilagando contro la Salernitana, 8-2 contro la Salernitana, una partita che se fosse durata altri 10 minuti, secondo me sarebbe andata sicuramente in doppia cifra, sarebbe finita tipo 10-2 o 10-4. Ovviamente i due gol della Salernitana, secondo me, fanno poco testo perché comunque hai preso 8 gol e non c'è qualcosa da rivedere, c'è tanto da rivedere. Stamattina è uscita la notizia che Nicola è stato esonerato, l'allenatore della Salernitana, e ho letto poco fa si parla di Rafa Benitez. Non so quanto siano veritiere le voci, però sarebbe bello rivedere un Rafa Benitez in Serie A per la classe che ha come allenatore, per la persona che è, sempre con i modi giusti, mai sopra le righe, ed è un grandissimo allenatore, secondo me, grandissimo conoscitore di calcio. Forse a Napoli non gli abbiamo dato il giusto valore quando è arrivato. Comunque è acqua passata. Speriamo che Benitez lo prenda la Salernitana. Ripeto, è una voce che ho letto pochi minuti fa. Non so quanto ci sia di veritiero e non so nemmeno se possa arrivare a livello economico alla Salernitana, perché non so poi se ti puoi permettere gli ingaggi di Benitez, pagare tutto comunque l'entourage che si porta lui appresso. Vedremo. Comunque l'Atalanta ha dilagato, la Roma ha vinto, la Lazio ha vinto. Andiamo all'ottavo posto, c'è l'Udinese a 25 punti che ha perso un'altra partita. Io credevo che contro il Bologna potesse fare il risultato. Comunque non è la stessa Udinese della sosta premondiale. Perché l'Udinese prima del mondiale, l'ultima partita proprio contro il Napoli, noi eravamo avanti di 3 gol e comunque l'Udinese, finita 3-2 la partita, comunque è un Udinese che gioca, che giocava un bel calcio e che era anche molto propositiva a livello di occasioni da rete. Si rifarà l'Udinese, comunque ha perso col Bologna e la ritroviamo a 25. Il Torino ha perso anche con lo Spezia. Il Torino può darsi che abbia pagato la Coppa Italia, ha giocato con l'Inter, perché ha passato il turno con l'Inter ai supplementari. Può darsi sia quello il motivo, però comunque è un Torino altalenante, è un Torino che ti vince una partita e ne perde due, va a finire che ti fa una grandissima partita in un match dove non te lo aspetti contro una Lazio, contro un Milan, contro un Inter per esempio in Coppa Italia, e poi arriva Torino-Spezia che tu giochi in casa e perdi la partita 1-0. Non ho visto la partita, quindi non posso dilungarmi nel commentare. Dopo il Torino troviamo la Fiorentina a 23 e il Bologna a 22. Il Bologna ha vinto con l'Udinese, non ho visto nemmeno quella partita, però è un Bologna che ultimamente sta inanellando risultati positivi. Un Monza, no scusate, la Fiorentina a 23 ha giocato ieri con la Roma, è la Roma che comunque offre sempre lo stesso gioco, però punti alla mano, i risultati alla mano, l'efficacia è quella che conta alla fine dei 90 minuti. Quindi la Fiorentina ha perso con la Roma, anche se a livello di gioco mi piace più la Fiorentina che la Roma. Comunque Fiorentina a 23, Bologna a 22. Il Monza a 21 che ha vinto con la Cremonese. Credevo che la Cremonese potesse fare il risultato. Io, se non sbaglio, alla schedina avevo messo X. È finita 3-2. Però è un Monza che era avanti già.
e la Cremonese che poi ha recuperato 2 gol ma non è riuscita ad agguantare il pareggio. Quindi è un Monza che sta inanellando risultati positivi. Da quando è arrivato Palladino è cambiato il Monza. Grande gioco, se la gioca a viso aperto con tutti, non importa se a Monza arrivi l'Inter, il Napoli, la Juve o la Cremonese o il Bologna. Il Monza gioca sempre alla stessa maniera e cerca sempre di buttare dentro qualche gol, soprattutto nella prima mezz'ora. È una squadra che la devi tenere testa la prima mezz'ora perché altrimenti ti fa del male. Monza a 21, Lecce a 20. Sul Lecce secondo me, c'è da dire un po' di cose perché il Lecce, tra le squadre di metà classifica, è quella che gioca meglio. Io ho visto Lecce-Milan i primi 45 minuti, sembrava Barcellona-Milan, un Lecce completamente padrone del campo, un Lecce che, ripeto, l'ho detto prima, si è mangiato 2 gol sull'1-0, 2 minuti dopo di Francesco da solo nell'area della di Francesco nell'area del Milan, scusate, a pochi passi dalla porta spreca il 2-0 e poco dopo un tiro a giro sempre di Francesco va a finire al lato. Comunque occasioni sprecate, si è fatto recuperare dal Milan, però è un Lecce completamente in positivo e chapeau per quello che stanno facendo. A me piace tantissimo Strefezza perché è quel classico giocatore che ti fa la giocata quando serve, in copertura, quando si deve coprire e poi tiene il pallone come pochi. L'unico neo, che poi può darsi pure che non sia un neo, è che sono quei giocatori alla Insigne che sono bassi, però tanta qualità a livello di piedi. L'Empoli lo troviamo a 19, l'abbiamo detto prima, affronta la Sampdoria stasera, potrebbe andare a 22 a pari punti col Bologna scavalcando Lecce e Monza. Lo Spezia ha vinto la partita col Torino fuori casa, anche lo Spezia è una squadra in risalita. La sosta ha fatto bene a queste squadre, ad alcune squadre delle retrovie comunque è una cosa che ha fatto bene perché io penso che la sosta mondiale sia stata come quando ti fermi a maggio. Devi ricominciare una preparazione, ti devi preparare per le partite che arrivano e molto spesso, sia tra giugno e agosto e sia questa sosta, fa sì che le squadre cosiddette piccole o squadre che comunque devono lottare per non retrocedere arrivano con una preparazione molto più avanti delle altre e fanno risultato. Infatti Torino Spezia 0-1 ed è uno Spezia a 18 punti. Salernitana a 18 punti. La Salernitana non è la stessa della sosta premondiale, ha fatto mi sembra 17 punti prima di fermarci e da quando è ricominciato il campionato non è la stessa Salernitana. La sosta ha fatto male? Non lo so, io dopo l'8-2 di ieri dell'Atalanta non so più cosa dire perché quando prendi 8 gol non è solo il gioco che non va, è proprio la testa dei calciatori che non c'è. Vedremo chi arriverà come allenatore e vedremo se riuscirà a far meglio. Io spero sempre da napoletano campano, è sempre una squadra campana, spero sempre che resti in Serie A anche per l'anno prossimo, me lo auguro. Sassuolo a 16 punti. Il Sassuolo non è né carne né pesce. Ovviamente dobbiamo dire vendi Scamacca e Raspadori nello stesso anno. Fai un mercato in uscita, hai perso qualità, hai perso una prima punta. Però mi sembra comunque una motivazione troppo futile per ciò che sta facendo il Sassuolo. L'anno scorso giocava veramente bene. Non posso pensare che siano solo Raspadori e Scamacca che mancano e non vinci una partita. Però vedremo. Il Sassuolo è a 16, la prima squadra fuori dalla zona di retrocessione. A 9 punti troviamo la Samp. Se vince stasera va a 12. Dovrebbe vincere per forza perché altrimenti di partita in partita si fa dura. Sulla mia schedina ho messo 2, quindi stasera forza Sampdoria. Il Verona a 9 punti contro l'Inter che ha fatto una partita né carne né pesce. Non si sa, cioè io non vedo il Verona giocare, non vedo una trama di gioco, non vedo due passaggi uno dietro l'altro, quindi 9 punti, ci sta che stai a 9 punti. La Cremonese secondo me 7 punti
sono troppo pochi. Per quello che ha espresso, mo è andato via Alvini e hanno preso Ballardini. Sicuramente arrivato a un certo punto devi cambiare l'allenatore, è l'allenatore che ne fa le spese e devi cambiare perché comunque tenti tutto per poter restare in Serie A, però io non credo sia stato Alvini il problema. Io ho visto tante partite della Cremonese finora e la Cremonese, a parte che è una squadra sfortunata a livello di realizzazioni, perché comunque arriva sotto porta, o spreca, o prendi qualche palo, o trovi la squadra avversaria che al limite sei un gol avanti e al 90esimo perdi la partita 2-1. Questo tipo di squadra, quindi questi 7 punti non rispecchiano quello che ho visto in campo, perché la Cremonese gioca, almeno giocava veramente un bel calcio. Sarà che comunque hai poca qualità davanti, sicuramente non hai la stessa squadra del Monza, perché il Monza per esempio ha fatto un discorso per restare in Serie A e sta facendo il tutto per tutto e farà il tutto per rimanerci. Non credo che il Monza retroceda, visto ciò che ha espresso in campo. La Cremonese ovviamente non hai fatto la squadra per restarci in Serie A, hai fatto una squadra per vedere se riesci, almeno se riuscivi a far più punti nel girone di andata. Non è andata così, però ripeto, secondo me la Cremonese, per me, avrebbe tranquillamente potuto avere gli stessi punti del Sassuolo. Quindi sono 7, 16, 7, 8 punti in più. Ma lasciando stare i risultati, lasciando stare, hai perso le partite, l'hai perso, l'hai pareggiato, e per come sono arrivate le sconfitte, che alcune sono arrivate veramente con demerito dell'avversario, diciamo. Quindi troviamo la Cremonese fanalino di coda. Questo era quanto per quanto riguarda questa 18ª giornata di Serie A. Vedremo stasera come finirà Empoli-Sampdoria e poi comincia questa settimana con la Coppa Italia domani e vedremo la 19ª giornata. State sintonizzati per la schedina della 19ª giornata e per tutti i post partita e i video che arriveranno su questo canale. Ripeto, attivate la campanella, iscrivetevi al canale, così restate aggiornati sui contenuti ogni qualvolta carico qualcosa e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!